Allora, sarà per il tempo, perché è domenica, che c'è un sacco di gente a giro, vero? Oh, l'ha messo Allora, secondo me oggi è l'equivalente della nostra Domenica delle Palme, solo che lo fanno con salici piangenti. anche perché dove è nato Gesù non c'era gli olivi, quindi uno prenderà mica il di fare. Ma che sono tutti in fila per entrare? Per benedire l'olive, insomma quello, salice. Accidenti. Madonna me mi cola l'occhio. Pare che tutte le città dove si va noi si trova sempre una maratona, bene o male. Londra, poi Romania. in Romania, sì. Abbiamo ripercorso le rovine di Serdica, siamo ritornati alla moschea e adesso siamo nuovamente davanti alle terme, alle ex terme, che rispetto a ieri sembrano proprio cambiato colore. sembra proprio un altro posto, cioè un altro palazzo, cioè proprio qui in questo parchetto. Ma ce ne sono diverse, ce l'hanno alta comunque c'è un sacco di vecchiettini qui che si fanno ubriachi, vabbè. Ci dirigiamo verso il palazzo presidenziale? No, il cortile dei ministri. Cortile dei ministri. Si guarda se si riesce a vedere il cambio della guardia, che ieri l'abbiamo padellato 2 volte di seguito. Quella è la chiesa di Santa Domenica, vero? Sì, sempre con lei. Sì, sì. Ma ci facciamo questa pausetta caffè, madonna, a me mi ci voleva perché sono stanco, mi fa un male le Ma gambe. io domattina prendo un caffè schifoso. Vabbè, che ci siamo fermati qui per aspettare il cambio della guardia, ma se ci mettono tanto si perde anche oggi. Non lo so se lo fanno alle 2. Alle 2 sì, Lo fanno anche ieri alle 2 era, mezzogiorno si è padellato. Io l'ho visto. Non lo so se lo fanno ogni ora, ogni 2 ore. Abbiamo assistito al cambio della guardia qui al palazzo presidenziale
E adesso torniamo a Alexander Nevsky per vedere le cupole dorate illuminate dal sole. Secondo me sarebbe meglio verso il tramonto, però va bene, il tramonto. No, è Salice. È Salice? E ancora non c'ha le foglioline. No, è chiaro, c'ha le foglioline. No, ma sai perché avevo detto Gelso? Perché mi sembrava ci fossero in cima i fruttini del gelso. Quando esce un po' di sole anche i bulgari escano a prendere il sole e gli piace anche a loro. No, ma io ti dicevo, a me vanno questi palazzi tutte le volte perché se non sono indicati mi piace vedere i palazzi. I palazzi. I parchi. Questo è un parco, un sacco di gente che fa pranzo, che Ma vendono le chiavine. che prende il sole. Bello. Dove sono tenuti bene, andiamoli a vedere, è teatro, È no? il teatro. Vabbè, comunque ci godiamo questo parco. Non c'è una No, allora fosse stato così anche ieri, ma quanto sarebbe stato più bello? Cioè, siamo andati a di là e ci si gode oggi. teatro. È il teatro, si voleva venire al teatro. Sì, c'è scritto teatro. Vabbè, io mi sono perso Anna Maria. Ma mi ritroverà, eh. Eccola lì a sedere, me l'ero persa io. Sedere all'ombra perché vedrai. Stavi a guardare? Stai a guardare? Le statue proprio quelle quando c'era la dittatura, però cioè, non mi dà le indicazioni. Comunque è bello il teatro. E in lontananza si vede le cupole del Alexander Nevsky. Dai, si è visto i monumenti con tutte le stagioni, di notte, di giorno, con la pioggia. Guarda come brilla. Con questo bel tempo tutte le vie si sono animate, mercatini, c'è il mercatino quello dove si passò ieri, c'è un sacco di gente, le bancarelline dell'usato, dell'artigianato, i santi. Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away. See if you'll let go of me when you're. Wow! Oggi sì è bella. Ma di qua. Guarda il lavoro. C'è anche 1,5 milioni di persone, Sei pronta? Vai.
Sole o caldino, senza un po' freschino. Va bene, no, non è che... Bancarelline. Che ci manca? Per vendere la forchetta. Beh, assistiamo anche a un matrimonio bulgaro. Cantano il pippero. Cantano il pippino. Alle foto di rito. Kinda hate myself sometimes. Everything was on the line. Didn't wanna be the one who had to say it. No, I can't rewind the time. Promise I'll put down my pride. Don't look back because I mean it when I say it. But if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. But if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. Allora, visto che ormai abbiamo già rivisto tutti i monumenti più importanti che si era visto ieri con la pioggia, insomma si sono rivisti perlomeno con il bel tempo. Adesso ci dirigiamo verso il Palazzo Nazionale della Cultura, che non è niente di particolare, è proprio in stile brutalista sovietico, però è dove c'è la movida di tutta Sofia, almeno così dicono. Che noi ci sa l'età da movida. Sì, noi ci sa l'età da movida, infatti nella Sofia un po' lontana dai monumenti, dalle cose pettinate, e infatti è un po' più local, un po' più vera. La periferia. Sì, ora non è periferia, siamo in centro, però non è tutta gne pippi come si è visto finora. Non è Vitosha Boulevard, insomma. Nel percorso per arrivare al Palazzo Nazionale della Cultura siamo arrivati alla Chiesa dei Sette Santi, che era comunque un monumento importante di Sofia, e questa qui davanti a me. City streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take. Devo dire che questa chiesa è veramente molto bella. Allora, questa chiesa è dedicata ai sette santi della Chiesa ortodossa bulgara e è nata come moschea per volere del sultano Mohammed II il Magnifico. Allora, al tempo era chiamata la Moschea Nera e poi fu convertita in chiesa ortodossa, appunto, come adesso. I sette santi sono quelli rappresentati sul portale sopra la porta di ingresso. Now the morning is the afternoon. We lay awake and Sì, l'hanno potato, dai. E questo è l'albero, l'hanno potato, si vede è potato. Ti hanno detto qualcosa? Però non voglio esagerare, ora io esco. Sì, sì. Si va? Si va? Sì, ti ho detto si va. Dai, Vai. si passa, si attraversa la fila, dai.
uscendo dai circuiti turistici, comunque si trova delle situazioni ancora abbastanza degradate. Vabbè, comunque stanno rimettendo a posto un sacco di case, di palazzi. Questo si vede è rimasto un po' indietro, ci sta. Però in generale, no? Così non capisco come mai Sofia sia ancora una città poco pubblicizzata, no? Cioè non è una di quelle mete, certo lo sta diventando, però per ora Meglio di tanti altri. infatti, invece come città è molto, intanto si gira facilmente a piedi e non è grandissima, è pulita, c'è un sacco di locali, un sacco di gente a giro, cioè, a me è piaciuta. Un sacco di monumenti, cioè più monumenti a Sofia che a Bucarest, eppure Bucarest è più gettonata. Più vicina. Sì, è più vicina, va bene, non è un'ora e mezzo d'aereo, cioè per arrivare a Sofia. Ancora poi centinaia di metri e siamo arrivati al palazzo Narodny Dom Kulturna. Non l'ho detto in croato. Vabbè, più o meno. Narodny Dom Kulturna. 5 minutes later. Dopo tanto camminare siamo arrivati al Palazzo Nazionale della Cultura, che è questo qua, che è proprio in stile brutalissimo. È brutto, brutto tanto, però è qui che tutta la gente si ritrova per passare una giornata al parco. È pieno, con i cani, in bicicletta, con i figlioli, ci sono gli alberi in fiore, è bellino, si passa la domenica qui. Vai, facciamo un giro, si va a prendere un caffè anche, da qualche parte si troverà. Ma anche qui danno la saggina, sì. Bisognerebbe chiedere che tradizione è questa qui. Brava, è ortodossa per forza. Però cosa rappresenta? Cioè, teoricamente è come la nostra Domenica delle Palme, solo che qui danno il salice. Però non so se è la stessa cosa. Inaugurato nel 1981 per celebrare i 1300 anni dello Stato bulgaro. È progettato per ospitare una vasta gamma di eventi, tra cui conferenze internazionali, mostre, festival e concerti. Ospita circa 300 eventi l'anno, attirando 1 milione di visitatori. Diciamo che con questo palazzo si è fatto il giro di Sofia. Sì, quel parco lontano. Sì, vabbè, c'è il parco, vabbè, c'è un parco, però più o meno, cioè, si è visto tutte le principali attrazioni di Sofia. Sì. Allora, gira e rigira, siamo ritornati su Vitosha Boulevard. Per arrivare al palazzo si è fatto un gran giro, tutto in mezzo alle stradine, tutte le cose, poi in realtà fra il palazzo e Santa Domenica c'è Vitosha Boulevard e quindi era molto più facile di quanto l'abbiamo fatto diventare noi. One hour later. Allora, siamo stati in albergo un'oretta, poi siamo riusciti perché ci siamo accorti che si poteva visitare qualcos'altro. E la moschea, la chiesa Parashkeva. Non siamo proprio nel centro di Sofia, anzi, siamo piuttosto in una zona periferica. Questa bisogna proprio andarsela a cercare. Si vede, non è una
un'attrazione principale. Quindi così chiudiamo questo video e ci godiamo le ultime ore a Sofia. Domani avremo l'aereo, ma va bene, il video si può concludere qui perché comunque le cose più importanti si sono viste. Ciao, alla prossima! Se il video vi è piaciuto, metteteci un like e se non lo avete già fatto, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per non perdervi le prossime avventure. Ciao e alla prossima!